che sappiamo è che è importante metterle, e ci sono stati degli studi che hanno dimostrato che quello che non è importante, cioè che è meno importante il tipo di mascherina che mettiamo, ma è molto più importante che la mascherina la mettano tutti. Okay? Perché la mascherina chirurgica, quella di carta che vediamo, quella mascherina lì non ci protegge dal respirare eventualmente delle goccioline che contengono il virus. Quella mascherina funziona a evitare che, se noi siamo infettivi, cioè se noi abbiamo il coronavirus, lo trasmettiamo agli altri, perché le goccioline vengono intrappolate quando respiriamo. Ora, se tutti la mettono, il virus rimane nella mascherina e nessuno si ammala. Per cui hanno proprio dimostrato che anche uno straccio tipo che filtra il 60%, 70% delle goccioline, quindi non tutte le goccioline, ma se emesso dall'80% della popolazione, riduce la probabilità di contagio enormemente, molto più di una mascherina che filtra al 90% ma emessa solo dal 50% delle persone. Quindi mettersi anche solo una bandana davanti alla faccia, se lo fanno tutti, è molto efficace, e quindi è una misura proprio di rispetto per gli altri, e tutti dovremmo metterla. Una cosa che è cambiata è che noi adesso, all'inizio non si sapeva come dire, quanto insomma fosse possibile infettarsi all'aria aperta, eccetera. Insomma, adesso si può, diciamo, con buona cognizione di causa, dire che all'aperto, soprattutto se l'aria si muove, eccetera, è molto meno probabile infettarsi che al chiuso. E quindi quando ci si trova con le persone, mantenendo una distanza di 2 metri, 3 metri, eccetera, la probabilità di infettarsi senza mascherina e basta, con la mascherina è praticamente vicino a zero. Quindi bisogna evitare i luoghi affollati, cioè, e chiusi. Questo, per cui sicuramente l'estate aiuterà, perché staremo più all'aria aperta, e quindi questo dovrebbe ridurre le probabilità di contagio, però è buona norma portare la mascherina e metterla. No, beh, ma infatti questo è una domanda che vorrei anch'io chiedere. C'è un tipo di mascherina specifica che è migliore di un'altra? Qui ho degli esempi. Questa è una mascherina più semplice, questa è la classica che usavamo da tempo, ma non è più reperibile. E questa non so se molti hanno. Questa è stata spedita direttamente dalla Cina, è KN95, so che se c'è una maschera specifica che... Ritorno a le mascherine si distinguono per quanto filtrano, no? Quindi la N95 cosiddetta filtra il 95% delle goccioline. La mascherina chirurgica ne filtra 60. Ah, sì. E soprattutto potrebbe passare dai lati, perché non aderisce perfettamente alla faccia. Esatto. La mascherina quella tipo quella fatta bene aderire filtra di più. Poi ci sono quelle con la valvola, che sono le mascherine egoiste, nel senso che uno non si infetta, ma tramite la valvola manda fuori tutto, no? Quindi quelle mascherine lì proteggono chi ce l'ha, ma non gli altri. Quindi la cosa importante è, cioè, se uno è al chiuso con tante persone, la mascherina deve aderire bene alla faccia e deve essere molto filtrante, perché se spende tante ore. Se invece è all'aperto e la mascherina chirurgica o anche solo un bandana davanti alla faccia basta. Oh, sì. Esempio, devo prendere l'aereo perché come Franco va in Italia.
No, ma devo prendere l'aereo. gli occhi. Nell'aereo è meglio avere una mascherina, insomma, che filtra perché passi tante ore al chiuso, no? Sì, Quindi sì. la mascherina chirurgica probabilmente non ti protegge se stai tante ore e c'è qualcuno che ti tossisce a qualche metro, no? Sì. E Non, gli non- occhi? Può entrare negli occhi? Allora, può entrare negli occhi, ma uno deve parlarti addosso, nel senso che Molto vicino. queste goccioline che contengono il virus, uno innanzitutto deve essere infettivo, cioè deve avere il virus in quel momento nella gola e si è visto che parlare ad alta voce emette queste particelle, starnutire, tossire, Sì. lo emettono. Negli occhi, cioè quindi proteggere gli occhi serve quando si è in vicinanza. Per cui sì, in aereo magari uno si può mettere il visore, ma se c'è qualcuno che tossisce, se le persone sono distanziate, non ci sono tanti viaggiatori, non credo che gli occhiali che porti bastano avanti. Ah, beh, quindi bastano gli occhiali per questo. Molto interessante. Grazie tante. No, molto bene. Non so se altri avete altre domande. Professore Gotokuma, prego. Ho una domanda molto semplice. Una delle raccomandazioni per proteggersi contro il virus è di lavarsi le mani molto spesso. Allora, dopo avermi lavato le mie mani sono pulite. Perché non posso toccare i miei occhi? Beh, Con mani pulite. con le mani pulite uno si può toccare gli occhi. Il punto è che l'idea di non toccarsi è che se uno si abitua a non farlo, no, quando poi si va in giro e si tocca qualcosa e ci si può lavare le mani, non si ha la tentazione di farlo. È sempre meglio essere, come dire, accorti che correre il rischio, no? Per cui c'è l'idea di non toccarsi la faccia perché c'è la possibilità. Magari non è molto probabile, ma c'è. Quindi... No, sì, Ma io non starei a impazzire. Cioè, se uno si accorge di essere toccato, uno non bisogna neanche dire, oh mamma mia, adesso cosa succede? È vero. Molto bene. Anche Antonio qui abbiamo... Va bene. La mia domanda, cosa succede se facciamo un vaccino, ma poi l'anno dopo come un nuovo tipo di coronavirus mutante? Allora. Una domanda sul vaccino, quindi, Antonio. Sul vaccino la risposta è non sappiamo. La risposta corretta è che non lo sappiamo. Nel senso che innanzitutto non sappiamo se ci sarà un vaccino. No? Ci sono buone indicazioni che le persone che hanno fatto la malattia, che hanno sviluppato anticorpi, sono immuni. All'inizio, tipo a febbraio, c'era il dubbio che uno si potesse infettare 2 volte. No? Almeno in questi mesi quello che possiamo dire è che le persone che sono guarite, che hanno sviluppato una risposta immunitaria e hanno gli anticorpi, non si riammalano. Quello che non sappiamo è se questi anticorpi dureranno nel tempo. Okay? Quindi, per fare un esempio, il morbillo, measles, okay? Il morbillo si fa una volta perché il sistema immunitario se lo ricorda per sempre e quindi vaccinati una volta, ho fatto il morbillo una volta, quella vaccinazione vale per sempre. Il tetano, invece, non è così. Il tetano, dopo un po', il sistema immunitario se lo scorda e quindi più o meno ogni 10 anni bisogna rinnovarlo perché se no... Allora, noi non sappiamo se questo coronavirus, rispetto a cui abbiamo visto le persone possono diventare immuni, non sappiamo se il sistema immunitario se lo ricorderà per sempre e quindi basterà vaccinarci una volta o se invece dovremo fare dei richiami. Se il virus cambia, ok? Come fa l'influenza, allora lì bisognerà ogni anno
rinnovare il vaccino e rifarlo. Queste cose qua non le sappiamo ancora. Però rispetto a febbraio e marzo sappiamo che chi guarisce adesso non si riammala. Quanto durerà questa immunità non lo sappiamo ancora. I farmaci proposti antivirali, un farmaco come la clorochina, che è stato proposto, la vitamina D, l'unico farmaco che sicuramente è stato dimostrato che funziona è il desametasone, ed è l'unico che funziona. Sicuramente qualsiasi cosa che facilita e rinforza il sistema immunitario non fa male. Forse vedo Gonzalo Battista avrebbe una domanda. Sì, professor Battista. Sì. Sì, grazie mille, grazie dottore Marchionni. Vedo che la maggior parte di noi lavoriamo presso centri educativi, centri docenti, e c'è stata l'annuncio di recente che la maggior parte di noi ritorneremo a lavorare di fronte agli studenti ad agosto, settembre e così via. Ieri, ad esempio, ne abbiamo avuto una riunione di professori e la maggior parte di noi siamo proprio impauriti, ne abbiamo paura. Perché non so se lei ne ha qualche commento a questa questione. La riapertura dei college, secondo me, è un discorso molto difficile, nel senso che le persone, i giovani tenderanno per loro natura, immagino, dopo un po' a non percepire il rischio, no? Quindi essendo tutti nel campus assieme, io credo che sia molto difficile che mantengano le mascherine, non facciano party o feste tutti assieme. Quindi la possibilità che il distanziamento fra le persone e le mascherine vengano usate continuativamente per prevenire la diffusione del virus, credo che sia, come dire, un po' un wishful thinking, come si dice, un desiderio. L'unica opzione per poter riaprire il college dovrebbe essere poter testare gli studenti regolarmente. Io non so se ci sono le risorse per fare una roba del genere, nel senso che so che Hopkins stanno pensando di dire: diamo i tamponi a tutti gli studenti e 2 volte alla settimana possiamo fare dei pool, cioè possiamo mescolare tutti i campioni in gruppi, e se uno di questi gruppi risulta positivo, poi dopo li rianalizziamo per trovare le persone individuali. Quindi stanno pensando a queste cose qua. La mia idea è che riaprire i college sia, come dire, un po' azzardato. Capite, azzardato. Grazie. Infatti, ma molti di noi che siamo insegnanti non abbiamo scelta, purtroppo. A meno di come dire, avere, non so, 25, fare delle rotazioni, no? Sì. 25% degli studenti sono al campus e poi il resto dell'attività viene fatta online, quindi c'è, come dire, una specie di sistema ibrido. Condivido la preoccupazione di chi pensa che probabilmente è un po' azzardato. Sì.